I verbi ausiliari essere e avere. In italiano i verbi essere e avere sono definiti verbi ausiliari quando svolgono l'importante funzione di aiutare gli altri verbi a formare i tempi composti e le forme passive. Il verbo essere e il verbo avere, però, come vedremo, oltre a svolgere la funzione di verbi ausiliari, hanno anche un significato proprio e un loro uso autonomo. Iniziamo col parlare del verbo essere e delle sue peculiarità. Il verbo essere è usato in funzione di verbo ausiliare nei seguenti casi: per formare il passivo di tutti i verbi transitivi. Esempi: Aldo è stimato dai colleghi. La mucca è stata allevata dal contadino. Per formare i tempi composti di tutti i verbi intransitivi pronominali. Un paio di esempi. Anna si è arrabbiata tantissimo. Mi sono dimenticato di chiamarlo. Per formare i tempi composti di tutti i verbi riflessivi, cioè dei riflessivi propri, apparenti e reciproci. Esempi: io mi sono lavato. Enea si è pettinato i capelli. Lisa e Luca si sono abbracciati. Per formare i tempi composti dei verbi impersonali e di quelli usati impersonalmente. Un paio di esempi. È piovuto. Si è parlato per ore. Per formare i tempi composti della maggior parte dei verbi intransitivi. Esempi: sono andata a ballare. La nave è salpata da Bari. Il verbo essere, oltre che come ausiliare, può essere usato anche da solo, in funzione di verbo predicativo, con il significato di esistere, stare, rimanere, trovarsi, accadere, appartenere a, essere fatto di. Qualche esempio. Qui c'era un'antica necropoli. Il cane nella cuccia. La colonna portante è di cemento. Il verbo essere può inoltre essere usato come verbo copulativo per eccellenza, ossia può svolgere la funzione di copula e unire il soggetto a un nome o a un aggettivo, formando il predicato nominale. Esempi: Federico è arrabbiato. Laura è una scienziata. Parliamo adesso delle peculiarità del verbo avere. Il verbo avere è usato in funzione di verbo ausiliare in questi due casi: per formare i tempi composti di tutti i verbi transitivi attivi. Esempi: ho studiato il latino. Maria aveva bevuto una birra. Per formare i tempi composti di alcuni verbi intransitivi. Esempi: ho sorriso. Hai dormito. Il verbo avere, come il verbo essere, oltre che come ausiliare, può essere usato anche da solo, in funzione di verbo predicativo, con il significato di possedere, ottenere, ricevere, provare, sentire. Alcuni esempi: ho una bicicletta rossa. Sara ha avuto un ottimo punteggio. Ebbe buone notizie. Anche se quasi tutti i verbi intransitivi richiedono l'uso dell'ausiliare essere e solo alcuni l'uso dell'ausiliare avere, non è possibile stabilire una regola precisa per determinare quando usare l'uno e quando usare l'altro. Infatti, con alcuni verbi intransitivi è addirittura possibile usare sia l'ausiliare essere sia l'ausiliare avere,
senza che il verbo cambi significato. Quindi possiamo dire: il nonno ha vissuto in Cina, oppure il nonno è vissuto in Cina. Altri verbi intransitivi, come correre e progredire, invece, in base al loro significato, richiedono ora l'uso dell'uno, ora l'uso dell'altro ausiliare. Esempi: ho corso come un matto, sono corso subito in ospedale. Quando si hanno dei dubbi su quale ausiliare usare con un determinato verbo intransitivo, per evitare di sbagliare si consiglia di consultare un buon vocabolario. Nota: nei tempi composti l'ausiliare di norma precede il participio passato del verbo. A volte però tra l'ausiliare e il verbo vi possono essere interposizioni di congiunzioni o avverbi. Due esempi: la nave è appena giunta al porto. Silvia ha sempre telefonato alla nonna. Ricorda. I verbi essere e avere, quando svolgono la funzione di verbi ausiliari o di supporto, sono detti anche verbi di servizio. Sono chiamati verbi di servizio anche i verbi servili: dovere, potere, volere, e i verbi fraseologici come cominciare, iniziare, smettere.